Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Hero Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Hero Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Hero Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Allora, Sarà un motivo. Ora, vorrei fare un esempio, ma non ve lo faccio. corto muso, sente il visore di ippica. No, 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 no. Sente il visore di ippica. Cazzo guardi altre trasmissioni? Eccoci, con gli applausi. Oggi una super puntata, venerdì 3 ottobre. Questa è Gaso Press, rinominata dal buon Enrico Boiani, che saluto. Bentornato. Ciao, buona pausa pranzo a tutti. Buona pausa pranzo a tutti, tranne Jack Mirandola che ha già mangiato. Ciao Jack. Ciao a tutti, sì, sono sazio. Comunque secondo me tutti i no di Max in sigla era perché ha visto il trittico Ha di visto oggi. il trittico. Tra l'altro oggi ragazzi ci divertiamo un sacco noi, ma facciamo divertire voi. Intanto ci siamo presentati con degli outfit decisamente rivedibili tutti e tre, Sì. Nel senso che Jack a fine puntata andrà nel bosco. Qua dietro a Milano ci sono diversi boschi a tagliare la legna, mentre Enrico dovete sapere che dietro sotto questo bel Ma non è lupetto vero. ha una tuta. Ma non Quindi è io vero, dico come si non fa è a mettersi vero. dolce vita con la tuta. Ma Io non è mi presento assolutamente vero. con una maglia impresentabile, un colore che non esiste mai, con dei pantaloni cargo che cozzano molto con questo colore, ma non ce ne frega niente perché siamo qui per parlare con voi, per parlare del Milan, del campo del Milan E di Max. di Max, perché oggi è una puntata anche dedicata a Max, e di Juventus Milan, insomma di domenica sera 20:45 l'appuntamento. Inutile che vi dica che alla fine della partita ci sarà un super post partita, speriamo, con altri 3 punti. Parto proprio da qui. In realtà parto dal salutare tutti e dall'invitare ad abbonarsi. Grazie Morgan, saluto anche lui in regia che ci mette il link, vi mette il link per l'abbonamento, perché lo sapete, ormai da 2 giorni ve l'abbiamo svelato, signori miei, si va in crociera, quindi sotto con gli abbonamenti, perché solo se siete abbonati potete partecipare a questa estrazione. Detto ciò, Max Gaza ce lo scrive Upaz, gasi anche tu nel caso in cui facessi l'abbonamento Upaz, quindi gaseresti, usiamo i E ti condizionali. potresti casare in crociera, tra E ti l'altro. potresti casare in crociera, se no così si sta a casa, si guarda comunque Radio Rossonera, ci mancherebbe, ma infatti voi non pensiate che in crociera non si guardi Radio Rossonera. Comunque, tornando a noi, Enrico, ti fa una domanda, te la voglio leggere perché non so, Vai, sono cose vai, che parli, vai. te fai tu, io di queste cose Vai. non so nulla. Utilizzerai Morgan decide di fare un primo un piano primo alla piano, sì, camicia sì, di Jack. sì, È sì. andata sta. così. Se Guarda vedeste come è vestito Morgan, rabbrividereste. Ragazzi, ha 10 donazioni, se la toglie. Esatto, 10 donazioni. Fatelo 10 per noi che dobbiamo guardare vi sta prego, roba. Esatto. 10 abbonamenti, 10 donazioni. Jack si toglie. Però per motivarvi di più non sono nudo sotto, No, cioè ho la esatto, maglietta. esatto, quindi- per motivi di meno, so. Esatto, no, allora, No, al di là di tutto, esatto, no. Juventus Milan, chiedo prima. Ma hai detto, ti faccio una domanda. No, Qual non mi era la interessa. domanda? Lo slot ti chiedono lo slot evoluzioni per Camarda. Non, io non Ah, beh, capisco. può essere un'idea, può essere un'idea. Cosa Ci vuol- può cos'è stare, sta chissà, cosa? chissà. Ma cos'è? Interessante. FC. Ah, FC, vabbè. FC, non importa. Sono di Pesaro, stiamo bene anche a casa, scrive Upaz. A posto così. Jack, torniamo a noi. Juve Milan, ce la presenti un po' su più che le formazioni che dopo le andiamo a vedere, sull'importanza della partita, sull'opportunità del Milan, su come ci arriva anche magari la Juve. Tu che poi- l'hai giocata Tu più che ne hai volte. giocato di volte. E poi dopo Terry. Oddio, che ho grandi. Allora, Allianz, stadio complicato, si sente, io con esperienza di campo, si Esatto. sente la tensione. No, a parte tutto, partita importante perché la Juve al momento sembra essere sulla buona strada per ammalarsi della sua consueta pareggite di inizio anno. Il Milan sta continuando a vincere. Quindi arriva con entusiasmo questa partita dopo il successo con il Napoli. Però si tratta di un big match importante e delicato, soprattutto perché arriva pre-sosta. E sappiamo che tutto quello che succede nell'ultima partita prima di una sosta
ha un eco un po' più prolungato, perché Influenza. non dura soltanto quei 3-4 giorni prima di pensare a quella dopo, ma dura 10-12 giorni, perché quella dopo è molto dopo, e sarà peraltro un'altra partita interessante col ritorno, forse, se non succede qualcosa in sosta, di Stefano Pioli a San Siro. Sì, non vediamo l'ora. Sì, peraltro. No, partita interessante per diversi elementi, tanti ex, Tomori, Sì, Tomori. Kalulu. Sì. Beh, ci è andato vicino a essere un ex. Tomori ha rischiato di esserlo. Kalulu per quanto riguarda la Juventus, Locatelli per quanto riguarda la Juventus, vabbè, sì. Adrien Rabiot, Beh. Coni De Winter probabilmente, Massimiliano Allegri. Sì. Tanti ex, partita tesa, partita vera. Bisogna vedere, perché secondo me se esci con 0 punti dallo Stadium, un pochino invalidi quello che hai fatto lo scorso weekend. Finora dice Per me. alla sesta? No, non in tutto, invalidi quello che hai certo. fatto contro il Napoli, secondo me. Cioè perde un po' di peso quello che hai fatto contro il Napoli, perché la Juve ti scavalca di fatto. E quindi non Harry. il massimo. Fondamentale non perdere, per quanto mi riguarda. Io non firmo per il pari, ma con un pari ci sto. Poi è ovvio, dipende come arriva, dipende se li prendi a pallonate, ti beffano alla fine, dipende se invece lo agguanti per grazia divina, dipende se è una partita spenta, quindi dipende anche da come arriva eventualmente il pari, ma me lo terrei stretto, cioè arrivare alla sosta con 5 partite di fila senza perdere, di cui 4 vittorie, di cui una contro i campioni d'Italia, per me sarebbe un bel bottino. È ovvio che magari non sarai più in testa, perché se il Napoli e la Roma Certo. vincono perdi la vetta, però limitare i danni e fare 2 big match più il Bologna, quindi 3 partite toste con 2 vittorie e un pari, per me non sarebbe male. Per me perdere ci tronca un po', sono d'accordo tronca con un po'. Jack. Sì, e proprio vorrei evitare in tutti i modi di perderla. Penso anche Max Allegri, ma soprattutto chi ha vinto oggi è Stefano De Mastri, che ci scrive: bisognava farlo, e dona 5 abbonamenti regalo per la community Radio Rossonera. Lo vince Matteo, lo vince Richard, Fabio, Enrico e Cosmo. Mi raccomando, ringraziate Stefano per questo regalo. Anche e perché gli continuate a sta farlo. dando la chance di vincere il nostro Cioè, bel regalo. Scusate ragazzi, adesso offrite più che una birra, offrite quello che volete a Stefano, perché vi ha dato la possibilità di giocare, di partecipare, insomma di venire con noi in crociera, ma anche ovviamente chi ha la possibilità, il buon Carlo Teodori. Grazie, 11,99. Jack, sono un po' teso, aiutami. Mi saluta. Jack, cosa fai per stemperare la tensione, che si può dire davanti alle telecamere? Grazie per il monito, così non rischiamo di essere bannati. No dai, Cosa manda un facciamo? abbraccio a Carlo. Non manda un è abbraccio a ma Carlo, anche perché Carlo poi lo sappiamo che il weekend lui è un altro come me che si controlla anche i risultati dei più giovani. Ma vi sinceramente. casa più Carlo Teodori o Max Allegri? Beh, Carlo Teodori. Carlo Anche Teodori, per me, ovviamente. E Max mi casa a livelli. Quindi Carlo sì, Teodori a livelli. Totale. Grazie, No, perché poi Stefano. Carlo sappiamo questo weekend guarderà. Beh, ma Carlo immagino che guardi il Lecce tutte le partite per Sì. controllare cosa combina Camarda. Certo. Non sarei sorpreso se seguisse anche il Catanzaro per vedere cosa fa Liberali. Carlo, partita tosta, Sì, magari partita Catanzaro. vera e soprattutto partita con, visto che i giovani sono cosa che ci compete, con Davide Bartesaghi titolare. Esatto, poi quello ci arriviamo. Jack. Bella prova. Jack, scusami, però Catanzaro, cioè adesso con tutto il bene. Il Catanzaro e Mattia Liberali. No, scherzo. certo, sì. Vabbè, Cioè, comunque non sta Stefano, giocando grazie. Zero, però. Sì, O il esatto. gol Monza di Kevin Zeroli che sta giocando. Zero. Meno di zero. Mica pizza e fichi, dice Stefano. Grazie Stefano. Adesso mettiamo pure il like a Carlo. Grazie mille Carlo. Siamo a meno 5, ragazzi. Abbonamenti, e poi Jack si toglie quella camicia Ne lì. bastano Quindi 5. mi raccomando. No, beh, pensiamo 5 abbonamenti più la donazione Sì. di Carlo. Ne bastano 4. Ne bastano quindi 4, quattro. bravo. 4 e Jack si toglie. Se riusciamo a farlo prima delle 13:15, ragazzi, e vediamo solo 15 minuti di quella camicia lì, Fatelo vi per ringrazio. me, Melinda. Fatelo Sto per panico questa camicia. Che disastro. Cioè. Fatelo per noi, vi prego. Detto ciò, torniamo un po' a hai noi. detto la tua però su Esatto. Juventus Milan. Torniamo a perché, noi, mo te la sto di. Chiedi a noi e Sì, però pensi sei di un po' Che sgusciarti lavazza le via. mani. No, hai io visto? dico oggi conduco, così faccio parlare voi. No, invece devo parlare anche io. Allora, no, cosa penso? Sono abbastanza d'accordo con entrambi sul fatto che Milan non deve perdere questa partita. Un pareggio ci può anche stare, ma il fatto che noi ad oggi non firmiamo per un pareggio è un sintomo di crescita di questo Milan, è un sintomo che Max Allegri sta facendo un lavoro straordinario, che Max Allegri è riuscito a creare una bolla, perché poi ieri ne abbiamo parlato, no? Max Allegri ha creato una bolla intorno alla squadra, perché non è che i problemi fuori, cioè in società, in dirigenza non ci sono, anzi sono rimasti pressoché gli stessi. Max Allegri ha creato una bolla con l'aiuto di Iglitare sicuramente, e
di Luka Modric, da non sottovalutare questa cosa, poi ne parliamo. Penso che il Milan abbia tutte le carte in regola per poter battere la Juventus, cioè non mi sento inferiore alla Juventus, non vedo questo Milan inferiore alla Juventus. Certo, questo idillio non so quanto possa, o idillio, non so come si dica, idillio, infatti, meno male, grazie Jack, non so quanto, cioè adesso non aspettiamoci Milan mica tutte le partite da qui alla fine, me lo auguro, magari. Ecco, la cosa è sicuramente non far panico, non avere panico se la partita va in un altro modo, però mi aspetto che il Milan esca dallo Stadium con almeno un punto, vista la Juve del recente passato, che non è malissimo, non gioca malissimo, secondo me prende tanti gol, dovrebbe avere delle defezioni, così come al Milan, e poi ci arriviamo, però il Milan, cioè io sento che il Milan può vincere, se Milan vince, ecco, passo a voi nel ringraziare Carlo Todori, allora chiedo a Boiani, visto che Carlo ci dona altri 11,99. Perché Carlo fa una donazione scrivendo la parola più bella del mondo, ecco, cioè, però, palesemente. Va bene, sì. Ringrazio Carlo, grazie mille. Grazie Carlo, di cuore. Esatto. No, allora lo chiedo a te a questo punto, e se Milan vincesse? Se il Milan vincesse, vabbè, Juve, Napoli, Bologna battuti. Si scrive magari non per l'allenatore, non per il pensiero in società, a livelli alti in società, perché magari hanno sempre il focus sul quarto posto, però se le batti, non dico tutte, ma Juve e Napoli, vinci 5 partite di fila, sei primo in classifica, alla seconda sosta certi pensieri e ragionamenti verso la vetta e non il quarto posto verranno fatti in automatico, e arriveranno le domande in conferenza in automatico, ma già domani me l'aspetto, certo. Ma perché è giusto così, cioè se una squadra macina punti, vince i big match, è solida, prende pochi gol, come fai a pensare che non sia una candidata? Poi magari fa un crollo verticale, come tra l'altro l'ultima Juve di Allegri a gennaio, tra dicembre e gennaio, crollo verticale, non vince più una partita e quindi abbandona tutti i sogni di gloria. Ma finché i risultati ti dicono che non è così, ci sta che il Milan venga messo tra le prime, ecco, e quindi me lo aspetto. No, più che altro per la Juve io non so se, da un certo punto di vista chi se ne frega, però non so se gli farebbe meglio la sconfitta o il pari. Dici perché magari dà una scossa. Il pari sarebbe l'ennesimo pari, cioè un altro pareggio. La sconfitta invece magari li mette di fronte a una realtà, cioè così non si può andare avanti. Quindi, cari amici juventini, se io vi consiglio di perderla sta partita. Salutiamo gli amici juventini a cui auguriamo di perdere. Vi conviene, magari una svolta stagionale, che ne sapete? Ma allora, guarda, fammi leggere un messaggio e salutare ovviamente il nostro editore che è letteralmente da questa parte dello studio. Boiani che dice focus sul quarto posto diventa automaticamente boiata. No, ma infatti parlavo della visione della... No, ma infatti a me piace sempre sto sono giochino. Parole mie. Sto giochino Boiani boiata, ma mi è piaciuto molto. Sì, faceva ridere quando avevo 7 anni. No, fa sempre ridere a me e te lo dico sempre tutti i giorni, quindi a me queste cose piacciono. Questo posso confermare. Può confermare che i giochi di parole questi altarini sono quotidiani. Esatto, state buoni, ci dice Fabio, state buoni, Jack. Allora, il tema vero è uno, secondo me, a prescindere da come finisca. È tua, vabbè. A prescindere, ne parlavamo anche stamattina con l'editore, tra l'altro. A prescindere da quello che succede a Torino, non battiamo nessun pugno su nessun vetro. Stavo per dirlo, bravo. Per l'amor del cielo, vi prego. Niente pugni, niente cose, niente robe strane. Si va lì, si gioca per vincere. Si prova a vincere in tutti i modi. Sono d'accordo con voi nel dire un pareggio tutto sommato me lo porto a casa, perché secondo me, e io qui la dico brutta, adesso prenderò gli insultoni, però ci sta. Ma guarda, dopo quello che dopo te lo leggo, vai pure, finisce. Per me, in senso assoluto, era meglio uscire, cioè sarebbe meglio uscire dalla doppietta Napoli-Juve con 2 punti piuttosto che con 3. Perché con 3 vuol dire che una l'hai persa e una quindi ti ha mangiato 3 punti. Con 2 pareggi vuol dire che entrambe comunque le tenevi lì. E che non li mangi. Anche se era un punto in meno. Quindi adesso ne hai fatti 3 con Napoli, benissimo, stracontento. Non perderla. Non perdere. È fondamentale non perderla. Penso Poi sia la Juve l'ho vista con l'Atalanta. Puoi vincerla, non ci vuole un patema per vincere quella partita lì. Io è lì che voglio arrivare, cioè per me il Milan questa partita la può vincere, questa cosa è molto bella, ma sai cosa è molto bella? L'ultima live di Enrico Boiani che ha dato del bambino al nostro editore. Grazie, intendevo. Un piacere, grazie mille. No, intendevo che io ne ho sentite talmente tante volte di questa battuta qui che da me in particolare. Che a me faceva ridere quando io avevo. Sentite il rumore di permetterei mai. Questi sono i vetri di Marassi. Vabbè, ragazzi, quelli
occhiati. Ci saluta Un Enrico. saluto a, Un a saluto. tutti i tifosi Esatto. di Radio Rossonera. Esatto, torniamo un po' nei ranghi, perché l'opportunità è grande. Domenica, appunto, con la Juve, vediamo cosa dirà poi Max Allegri domani. Tanti ci scrivono piedi per terra, e infatti io ti chiedo, Harry, a sto punto, visto che Jack mi ha anticipato e ha fatto un appello principalmente a Giorgio Furlani, ma non solo, di avere lo stile che ha il Milan. Cioè, lo stile del Milan non batte i pugni a Marassi alla 7ª giornata. Questo siamo d'accordo tutti qua, io ne sono sicuro. Anche perché è la sesta questa, quindi. Tra l'altro, Harry, ma il Milan deve avere paura di star lì. Cioè, il Milan ha un po' di vertigini. Vinciamo con la Juve. Bisogna riabituarsi a queste vertigini, è un po' che non le abbiamo. Bisogna riabituarsi, ma abbiamo figure abituate, mi verrebbe da dire, perché Luka Modric ha vinto 5, 6, quante ne ha vinte? Champions League, non Serie A, con tutto il rispetto per il nostro campionato, perché Max Allegri ne ha vinti, non mi ricordo nemmeno, 8? 7 o 8, sì, tutti con la Juve. Cioè, con la Juve, no, uno col Milan, uno però con- di fila con la di campionati, quindi sa cosa significa vincere. Bisognerà, la chiave sarà trasmettere dai Rabiot, i Modric, Allegri stesso, anche ti direi Maignan, Tomori, Leao, insomma chi ha già vinto il campionato, per carità. Bisognerà trasmettere un po' di tranquillità nell'essere in certe posizioni, soprattutto ai nuovi, ai giovani, perché magari sì, qualcuno non è abituato, no? Però tipo Pulisic non mi sembra uno che gli viene la pressione se sei primo in classifica, ok? Certo. Magari può venire, che ne so, a Bartesaghi, a De Pavlovic, Winter, che è la a prima Pavlovic, volta. esatto, non a chi è qua da più tempo, quindi magari ha già vinto un campionato, non a giocatori più esperti, che anzi dovranno essere bravi proprio a, cioè, dovessi, speriamo, battere la Juventus, piedi per terra, si continua a lavorare, perché se si continua a lavorare coi piedi per terra, poi allora magari succedono delle cose. Però questa roba qua dovrà essere trasmessa, cioè quando Modric a fine partita di Milan-Napoli, ma anche un po' all'inizio, a metà, insomma, va da Gabbia, va da altri, dice así se juega, cioè così si gioca, è quello che deve essere trasmesso. Calma, giochiamo, abbiamo le capacità, andiamo a vincere. No, spettacolare questa cosa che hai detto, te la faccio commentare a te, Jack. Nel frattempo chiedo alla nostra community, alla nostra chat, che oltre che abbonarsi e donare per la camicia di Jack, donate, perché più donate forse riuscite a salvare il posto a Enrico. No, esatto. Quindi se lo esatto. volete Se vedere volete anche al vedermi talk, ancora, ragazzi, bisogna donare, perché qua siamo a un Se passo no, dal ragazzi, licenziamento. è l'ultima. Se no è l'ultima, esatto. Quindi sotto con le donazioni solo Carlo può salvare. No, non solo Carlo, Carlo, anche se voi. vuoi Salvate rivedermi in il live, soldato Boiani. salvate, Salvate il soldato ragazzi, Boiani. ho fatto una gaffa, Esatto. è giusto anche. È andata così. Tanto dici, caspita, Sì. stava guardando in quel momento. Ma Jack, vedete che non c'è neanche hype, cioè lo scoprite finisce l'anno, Sì, finisce 2 ore lo- e scoprite il futuro di Arriverà Enrico Boiani. official statement, Sì. Enrico Boia tipo nel Esatto, sito. here Cioè, nel we senso, go. al Here we talk go. c'è Harry o ci siamo tipo io e Leo? Esatto. Lì capite com'è andata. Lì capite. Allora, Jack, vengo sulla frase di Luka Modric, perché voglio farti parlare 5 minuti di lui, poi veramente passiamo alle formazioni dopo 20 minuti, perché è giusto così. Así se juega vuol dire tanto, vuol dire tutto. Quel momento in ginocchio dopo Milan-Napoli vuol dire veramente tutto, e la cosa impressionante è che in 2-3 mesi si è passati da una squadra spenta, una squadra con gli occhi spenti, giocatori spenti, a questa luce qui. Tutti sono andati poi a ringraziarlo, a salutarlo, a abbracciarlo. Allegri in 2 mesi è riuscito veramente a creare un gruppo. E quanto ha pesato Luka Modric, scusami, in questo? Anche la frase iniziale di Luka Modric è esplicativa. Enjoy, let's play football. Divertiamoci, giochiamo a calcio. Basta. È tutto lì. Il Milan faticava a giocare a pallone, va detto in maniera abbastanza Chiara. onesta. E faticava perché non aveva un gruppo. Leggevo tra l'altro che c'è stata anche questa innovazione per quanto riguarda Milanello, con anche per i momenti di cos'è ritrovo, cambiato? di pranzi. Raccontaci. Non ci sono più i tavolini dove i vari giocatori si mettono. Tu in che vivi a gruppetti. Milanello, Io che vivo a raccontaci. Milanello. Ed è per questo che ho così tante esperienze di Juventus-Milan visti e giocati, Giocati. dal campo. Da quello che ho capito io, che leggevo in giro, c'è un unico grande tavolone adesso a Milanello per mangiare, tutti insieme. Tutti nello Questo stesso aiuta, Jack, punto, nello stesso momento. Sì, perché ora io non dico che siano o debbano per forza essere tutti amici,
Però non possono neanche essere strani, sconosciuti, perché non si può fare. Cioè, se adesso alla fine della trasmissione noi tre vogliamo berci un caffè, fa strano. Magari non siamo Io amici, vengo però solo fa se strano. non vieni con quella camicia. Questo è un solo fa- se lo offri tu. Questo è un fatto, Solo se però lo al di fuori del offri, fatto che palesemente non siamo amici, ma non è che cioè, non è che andiamo a berci il caffè, capito? Io vado alle 14.05 in un posto, poi tu aspetti che rientro e vai alle 14.10 in un altro. Andiamo a berci il caffè tutto Certo. insieme e lo paghi tu. Questa è l'amicizia. Questa capito? è l'amicizia. Però allora chiamatemi Luca Modric a questo punto, visto che vi offro il Luca caffè. Modric di Radio Luca Rossonera. Modric di Radio Va bene, Rossonera, va bene. No, a parte Comunque questa... mi vogliono bene gli ascoltatori, Sì, vedo. nessuno sta dando, però mi E la camicia però gli piace. La camicia piace, ma soprattutto è proprio così, ci scrive il nostro editore. Cioè, è la perfetto. community che può salvare ha in mano le sorti di Enrico Boiani. Cos'è? Squid Game? È tipo Squid Game, sì, eccezionale, bellissimo. Squid Game, infatti dopo mettiamo Come anche la Hunger Games, canzoncina. deve avere gli sponsor. O gli Hunger Games, ormai Ti servono gli sponsor. c'è qua cultura cinematografica di serie TV a pacchi. Che meraviglia. Giacomo Mirandola che vive di cinema, oltre Sì, a vivere di calcio. Più calcio che cinema, se posso, devo dire. Più calcio che cinema? Sì. Beh, il calcio il sabato, visto che il Milan purtroppo non ci ha dato questa mercoledì. gioia. Sì, Mercoledì vai il al calcio, io vado al cinema dal lunedì al venerdì e guardo il calcio E sabato guarda e il sabato e la domenica. Allora, si fa gruppo così, ci scrive Robertino, un nostro caro abbonato, ed è vero. Robertino Lewandowski? Robertino Lewandowski. Beh, allora metto via la formazione. No, metto via la formazione. Affrontiamo questo tema. Esatto. Intanto saluto anche Fede che è arrivato in chat. Tra l'altro, comunque scrive per colpa di Menini licenziato, che l'ha letto col messaggio. Grazie Fede. Poi regoliamo i conti io e Terry. Ce la racconti? C'è una trattativa, non c'è. Sono delle voci che sono circolate. Qualcuno, Però- non ricordo onestamente chi, anche qua in Italia, poi riprese invece maggiormente in Spagna, di un Lewandowski, di un contatto tra gli agenti di Lewandowski e Tare per il 2026, un'operazione alla Modric, quindi portare in Italia, dopo che c'era stato un approccio del Genoa a inizio carriera, per Sì? Lewandowski, sì, sarebbe dovuto andare al Genoa. Pensa a te. Cioè portare in Italia appunto Lewandowski alla veneranda età di 37 verso i 38, a quel punto al posto, cioè in attacco. Sì. Ecco, in attacco. Ma quanto è fattibile secondo te questa cosa? No, dipende tutto da cosa vorrà fare Lewandowski l'anno prossimo. Cioè, in questo momento la decisione è nella testa di Lewandowski, perché può provare a sentire il Barça se farsi un altro anno lì, scegliere un'altra destinazione che faccia la Champions, scegliere di andare in Premier a farsi un anno, scegliere una squadra che lo riempia di soldi, perché prende tipo 13 netti, 15 netti, un esborso economico all'ordo per la società clamoroso. Oppure fare come Modric e dire, vabbè, magari il Milan è tornato in Champions, c'è Modric, c'è Allegri, ci sono un po' di giocatori interessanti, poi vedremo anche eventualmente quale sarà il mercato del Milan l'anno prossimo, cioè se si venderanno 7 giocatori, se ne compreranno 7 nuovi come sempre, oppure se cambieranno le cose, e magari dire, vabbè, sai che c'è, Milan è un club storico, fa la Champions, mi paga, tanto ormai sono stato già strapagato per tutti questi anni, vado a farmi un anno lì. Quindi una scelta di cuore. Sì, sarebbe come una Modric come alla Modric. fine, come Modric, sarebbe un'operazione molto simile a quella di Modric. O di Giroud, cioè qualcuno ci scrive in O chat. Giroud, sì, anche se l'ingaggio è molto diverso. Certo. È più parametrato a Modric, che ha Sì. scelto di prendere molto meno di quello che avrebbe potuto. Quindi staremo a vedere. Io lo prendo ad occhi chiusi. Ma domani, con dopodomani nel entrambe le mani, 2028. sì. Esatto. Jack, non te lo chiedo su Lewandowski perché so qual è ma in realtà ragazzi è abbastanza la Mi palissiana. spiace che vado non a potrò prendere- parlarne perché la mia Perché ultima live. l'ultima live perché qua però è partito l'hashtag Save Boiani. Ah, grazie, Save ragazzi. Henry, Poi è quindi- Sicuramente- diventato sei Van Henry, non si Sì. capisce perché. Henry, no? Ma con la H Con la H, è diventato con la Henry. Ma molti mi chiamano Henry con l'H. Va bene. Jack, so che tu stai brigando, lo so, perché sono Vai. telepatico, lo so cosa vuoi dire, perché c'è una notizia, mi sembra di capire. L'imboccata di Upaz. Esatto, grazie Upaz, però effettivamente è così. C'è una novità, dai, controllato. dilla tu, leggicela tu. Allora, sono usciti i convocati di Luciano sì. di Gennaro No, sì, Gattuso. sì. Io sto proprio nel 2012. Gennaro Gattuso. Di Gennaro Gattuso sono uscite le convocazioni. Dopo diverso tempo torna un giocatore del Milan convocato dalla nazionale italiana. Si tratta di Matteo Gabbia, che strappa una convocazione Meritatissimo. per le 2 prossime partite di questa sosta per la qualificazione ai prossimi campionati mondiali, quindi peraltro anche partite non Importanti. banali, ma piuttosto delicate, e io sono molto contento. Molto. L'ultimo era stato Matteo Gabbia. Matteo Gabbia. L'ultimo Qualche fatto mese Gabbia. Mentre Samuele Ricci
gioca troppo poco per... Sì, diventa difficile portarlo, Diventa difficile. Ma non lo so, mi leggi i centrocampisti? Come no? Nicola Barella, Inter, Brian Cristante, Roma, Davide Frattesi, che a questo punto tu mi dirai esattamente come Bravo, Ricci. io voglio arrivare lì. Hai molto ragione. Emanuele Locatelli, Juve, Hans Nicolussi Caviglia, il gondoliere, Dai, ragazzi, dai, certo. e Sandro Tonali. No, tutto bello, tutto giusto, tutto corretto. Matteo Gabbia siamo felicissimi, se lo merita. Tra l'altro, secondo me, ad oggi di centrale del Milan che dà più garanzie. Sì. E se le conquistate tutte, nessuno a Gabbia gli ha regalato niente, anzi. Io Samuele Ricci comunque l'avrei portato. Poi non sono qui a Al criticare le posto scelte di di Rino Nicolussi, Gattuso. magari. Nicolussi Caviglia, Tanto non dai. gioca Nicolussi, non avrebbe giocato Ricci Esatto, più però, o meno. Vabbè, Però... a proposito, no, di giocatori più o meno insomma, sugli occhi, sulla bocca della stampa, abbiamo parlato anche nei giorni scorsi del trattamento assolutamente diverso, e forse in realtà per il ragazzo è anche meglio, tra Pio Esposito e Camarda. In questo caso a me a volte mi dà anche questa impressione qua, no? Che i giocatori del Milan, sì, capisco che ne abbia pochi di italiani, però quando giocano, quando convincono, vanno convocati. Quindi Matteo Gabbia doverosissimo e Ma meritatissimo. Pio è stato convocato? Non ho guardato. Penso di sì. Penso Dalla di prima? sì. Penso di sì. Adesso ce lo sì. dice. Sì, è stato convocato. Ma ci sta, Ci sta. Io trovo un hype esagerato nei confronti Non di Pio fa bene Esposito. al ragazzo. E non fa bene a lui. Esatto, la prima cosa che ho detto. Non fa bene a lui. Cioè, così non fa bene a lui. Ne hanno parlato tutti. Nella stessa settimana Francesco Camarda fa il suo primo gol in Serie A con Lecce. Tra l'altro non un gol, Henry, banale. 2-2, 90esimo di testa su corner, molto bello. Bravo, perché i gol, oltre che bello, i gol si pesano, oltre che si fanno. Quel gol lì vale un punto. E vale un punto preziosissimo, tra l'altro, per il Lecce. Attenzione, Fabio ci scrive: non vanno le donazioni. Quindi allora, io chiedo qua a mi Morgan. appellerò ai sindacati. Sì, appellati a quello che ti dico io. Morgan, mi puoi verificare per favore se abbiamo dei problemi con le donazioni? Riprova nel Scusa, caso. puoi farne tu una da 2.000 euro? Sì, Vediamo se va. certo, sì, sicuramente. Ne faccio una da 4.000 se vuoi. Cioè, tra tutti sarà proprio Leonardo Menini a salvarti il posto. Come Esatto, no? sì, Da sarà- lo È vedo lui proprio. che mi ha messo in crisi leggendo quel messaggio. Riprova Fabio, così ci fai sapere. Tienici aggiornato. Torniamo, anzi, più che andiamo dentro Juventus Milan, perché se nel caso in cui non l'aveste vista, no, sì, stai controllando, ma nel frattempo sarai arrivato che ci dona 25 AED. Cos'è, E il in realtà vi dollaro chiedo di verificare cos'è, esatto, che tipo di moneta è. Grazie mille. Comunque, Dirham degli Emirati Arabi Uniti. che spettacolo. E Serai, che invitaci. spettacolo. Che spettacolo, esatto. Grazie mille, invitaci. Enrico Boiani si trova una nuova casa. Ti dico che è una esatto. donazione equivalente a 5,80 €. Quindi comunque una donazione Esatto, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille, Jack. Occhio che siamo a 7. Tu quella camicia lì te la levi tra Siamo molto 8. poco. 5 abbonamenti donati, 2 di Carlo e esatto. Sarai. Ne mancano 2, ragazzi. 2 ne mancano. Inizio ad avere caldo, ve lo dico. Esatto, e mi ricordano che giustamente sono in onda, ma sentito tutti, ogni promessa è debito, quindi mi toccherà fare una donazione da 2.000 euro. Hai rilanciato a 4.000 se non ho sentito male. adesso- È vero, hai Se non ho rilanciato. sentito male, hai rilanciato a 4. Allora. Io invito l'editore, ha rilanciato a 4.000, l'abbiamo sentito tu, perché io Non quello ti che ho salverai detto- così, non ti salverai in Dai, questo modo qua. ci provo. Vedi che adesso trovo una valuta incredibile in cui 4.000 corrisponde a Esatto. 2. Allora, torniamo a Juventus Milan, perché, e poi ne voglio parlare anche con voi. Grazie mille, Sarai, che ci fa la donazione, ci scrive vi aspetto. Ci ha invitati, quindi ufficialmente Aspettiamo ci noi toccherà andare. i biglietti, l'alloggio, tutto. Esatto. In porta c'è Mike Maignan. Io poi ne voglio parlare con voi, di Mike Maignan. Ne abbiamo parlato stamattina, sai dove? A Mattino Milan, Bravo. quindi alle 14, quando termina Lunch Press, andatevi anche a recuperare Mattino Milan. Esatto, bravo, andate a recuperare Mattino Milan. E anche i podcast, perché c'è anche un podcast. Di Vabbè, ma allora- non t'allargare. Mike Maignan. Allora C'è, tutto, è rilanciamo presente. i social, perché questa quelli formazione sì, quelli che vi sì. leggo la sto leggendo dal nostro profilo Instagram di Radio Rossonera. Mi raccomando, anche lì, ma anche su tutti gli altri, sul sito ovviamente di Radio Rossonera trovate sempre tutto, ragazzi. Lo sapete, il lavoro che facciamo è tanto, è importante e è per dare a voi sempre il miglior prodotto. Ma poi stiamo possibile. diventando Christian Pulisic sui social. Esatto. Pam, 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 Martellando, stiamo martellando. Non vi lasciamo mai Mi soli. dispiace che il prossimo contenuto che vedrete, Sì. il prossimo reel che vedrete, Jack ha questa camicia Sì. perché l'abbiamo registrato Sì, stamattina. sì, Però sì. Vabbè, È vero, confermo, è così. Però è vabbè. bello, è bello. Data così. Però sapete cosa fanno i nostri ascoltatori? Vanno a commentare sotto quel post lì sulla camicia di Jack, ovviamente, Esatto. oltre che sul tema Bravo. del video. Comunque,
Non perdiamo altro tempo, anche perché fra 10 minuti voglio sentire anche i nostri ascoltatori, quindi vi apro le chiamate. Mike Maignan in porta, la difesa a 3, dato che Fikayo Tomori è molto difficile che riesca a esserci. Giocherà De Winter, con Gabby e Pavlovic chiaramente confermati. Il centrocampo resta per forza di cose questo, squadra che vince di solito non si cambia. Modric, Rabiot, Fofana, a destra Saelemaekers, a sinistra Bartesaghi, davanti Pulisic e Gimenez. Ci sono però 2 ballottaggi davanti, poi mi direte le percentuali, anzi ne chiedo uno a testa, Henry. Davanti Gimenez o Nkunku? Per me 70-30, se non di più. È giusto? È giusto? Non lo so. Tant'è che anche nella nostra copertina, nel titolo, oggi ci sono Gimenez e Vlahovic. Sappiamo che Santiago non era il preferito di Allegri. Per me Allegri però non è un allenatore che, cioè, voleva venderti. Se non riesci a venderti ti panchina tutto l'anno e stai lì a marcire. Certo. A parte che deve recuperare Leao al 100%, quindi magari succederà che Jimenez si siederà un po' di più, però prova a utilizzarti, ti fa giocare, ti fa un attimo ritrovare, e quello per me sta facendo con Santiago. Santiago, dicevo i giorni scorsi, è presente in campo, cioè c'è, ok? Rincorre, si danna, fa qualche movimento giusto, e quindi ci sta che giochi lui magari al posto di Nkunku. È che, cioè, tocca buttarla tra i pali, cioè è quello il punto, sì. È quello il punto. Se hai le occasioni, soprattutto perché non è uno che non la striscia, dici vabbè, non la striscia, è in difficoltà, non la striscia, ma quando la striscerà segnerà. Certo. No, c'ha le occasioni e non vanno. Ad oggi quello non vanno. Che è ancora forse peggio, ecco. Ma Jack, allora a questo punto vengo al tema un po' anche della nostra copertina. Non è l'attaccante che voleva Max Allegri, questo mi sembra abbastanza chiaro. Ti chiedo il perché, intanto, se il ragazzo Gimenez in questo caso questa cosa l'ha sofferta a livello mentale, oppure se è un problema di condizione. E di fatto appunto se ci presenti questo duello, poi non so se la Juve schiererà Vlahovic, perché la Juve, insomma, David in Champions League mica tanto bene. Openda, quando ha giocato ad oggi, non ha ancora convinto. Bisognerà vedere chi vincerà, però presentaci un po' questo duello. Allora, Santiago Jimenez, partiamo da un presupposto. Allegri ha dimostrato di essere molto bravo a cucinare con gli ingredienti che ha in frigo, quindi lui Spettacolare. chiede qualche cosa, ma se non gli arriva ha la capacità di arrangiarsi. Ora, che il mister non straveda per Santiago Jimenez come profilo è sembrato piuttosto evidente fin da subito. Però deve fare di necessità virtù, perché a differenza della Juve, che di giocatori che possono fare le prime punte ne ha 3, il Milan di giocatori che sono prime punte ne ha 1, che è lui, perché tutti gli altri possono giocare a mio modo di vedere, sia Leao che Nkunku, ma sono un po' adattati. Non è che c'è tanta scelta, lo fai giocare perché in questo momento la condizione mi sembra che inizi a diventare buona. Io credo che il top della forma lo avrà dopo questa sosta. Ricordiamo che lui è arrivato molto tardi, perché è arrivato i primi di agosto, perché ha fatto quella competizione con il Messico eterna durante il mondiale per club. Va anche detto che anche Modric è arrivato nello stesso momento, e non mi sembra che Modric palesi particolari difficoltà né di condizioni né di nessun altro tipo. Concordo però con la scelta appunto di confermare Santiago Jimenez, perché, come ha detto giustamente Henry, qualcosina lo fa vedere, però ora come ora i suoi problemi sono, a mio modo di vedere, soprattutto nella testa, perché non è più un discorso di non fa quello scatto perché non ce la fa, ma è non stoppa quel pallone o sbaglia davanti alla porta perché non è sereno, e non è sereno perché il clima fino all'ultimo di Vlahovic, poi Dovbyk lo mandano a Roma, difficile. Per quanto riguarda però la Juve, la situazione non è iper ideale, perché Openda, come hai detto tu, è quello che ha avuto meno occasioni e non è ancora convinto in quelle poche occasioni che ha avuto, per esempio con l'Atalanta dove è stato schierato titolare. Vlahovic ha fatto benissimo a inizio stagione subentrando, quando poi ha avuto le sue occasioni da titolare ha fatto più fatica, nettamente più fatica. David non è partito bene e purtroppo la partita con il Villarreal di Champions League lo testimonia. Cioè, era partito bene all'inizio, poi si è un po' perso probabilmente in questa tripla concorrenza. Questo è quello che penso io. Va detto che, ed è quello che secondo me fa calare un po' le quotazioni di David, e quindi a mio modo di vedere il ballottaggio in avanti per la Juve è Vlahovic Openda.
A differenza della partita col Napoli, in cui per paradosso, anche se non per una partita difficilissima, era il Milan quello che arrivava più stanco, perché il Napoli ha avuto la settimana intera, Certo. mentre invece il Milan ha dovuto giocare in Coppa con Lecce. Stavolta è l'opposto. C'è il fattore Champions, la Juve è andata a giocare in trasferta col Villarreal. Sì, e non ha fatto una gran bella partita. Tra No, l'altro. però è una partita pesante, dispendiosa, hanno perso Cabal. Purtroppo ancora una volta sembra un problema serio. Non banale. Allora è arrivata, Jack, la nona donazione, che tra l'altro Morgan, che ti vede da lì, è arrivata proprio da Morgan di 2,49 €. Grazie Morgan, che non ti si può più non riesce, lui vede doppio, ti vede in live e ti vede pure dietro lo schermo. Quindi grazie Morgan. Purtroppo per Morgan però ne manca ancora Dobbiamo uno. anche Non ne leggere manca questo ancora. messaggio di Morgan che se l'ha autoscritto. Sì, allora dice wow Morgan, sei fantastico, come fai con questi qua? Ovviamente si riferisce a voi due. No, si riferisce soprattutto a te. Un applauso per Morgan. Che sì, basta. Ma Harry. Sì, basta. Ho detto, va bene. Ma allora vengo a te su questa cosa di Vlahovic, perché poi voglio parlare un po' anche di quello che è successo ieri. Anche perché io non vorrei parlare del messaggio di Teo appena prima della donazione invece di... Esatto. Beh, molto bello, Morgan. dopo ne parliamo. No, Esatto, sì. bruttissimo. Ma il Milan con Vlahovic, come te lo immagini? Cioè il Milan se avesse avuto Vlahovic avrebbe potuto puntare a... Io sono dell'idea che scusate la ripetizione, di Allegri a inizio anno, quando lui ha parlato, no, nel post Napoli, cioè post Milan Napoli, ha detto l'idea di giocare col 3-5-2 ci è venuta dopo l'Arsenal quest'estate, no? E che nella sua concezione ci fosse fare Pulisic-Leao. Ok, cioè di accentrare un po' Leao, sfruttarlo soprattutto in campo aperto e con tanto campo davanti, no? Perché non so se avete notato, spero di sì, siamo molto più bassi quest'anno, no? Quindi di sfruttare le corse di Leao e di Pulisic, con Leao che, avendo caratteristiche un po' più da attaccante rispetto a Pulisic, che faccia quel lavoro lì. Poi cosa dice Allegri secondo me? Nelle situazioni di un certo tipo, contro certi avversari, in certe situazioni di partita, in certi momenti, in certe occasioni, ho bisogno di un attaccante, ok? Di una punta, quindi diverso da Leao, diverso da Pulisic, diverso dagli altri. Okay? Anche da Gimenez, tra l'altro. Anche da Gimenez. Quindi qual è il concetto? Bene Leao Pulisic come, diciamo, alternativa anche in parte tattica. Gimenez non va bene, tra virgolette, mi prendo Vlahovic, no? Quando Vlahovic si è capito che Vlahovic no, per me ha detto ok, va bene, cioè, posto che devo vederlo che dice ok, va bene. Però allora piuttosto Dovby, che aveva caratteristiche in quella direzione lì di più rispetto a Gimenez, no? Neanche Dovby, che quindi resta Gimenez. Io credo che l'idea di Allegri fosse quella nell'avere Vlahovic, cioè non penso che sarebbe stato un attacco Pulisic Vlahovic punto o Leao Vlahovic punto, certo. Cioè, penso che sarebbe stata una roba tipo dipende da situazione a situazione, all'interno della partita dipende da momento a momento, avversario a avversario, eccetera eccetera. Sarebbero stati 3 per 2 posti a girare di continuo. A proposito di momenti è arrivato, perché io non guido il carro di Allegri, ma sono il carro di Allegri, da una 0,99 e il buon Jack finalmente ci può deliziare con i suoi pettorali villosi. Grazie Jack. È successo. Adesso sei in canottiera, però vabbè, non importa. E quindi io sono salvo? Tu non sei per niente salvo, okay. Sono 10 donazioni. Adesso, se volete salvare il posto Enrico Boiani, ne servono altre 10. Detto ciò, ci scrive. Sì. Guarda che l'hai detta grossa. L'hai detta grossa. Detto ciò, Teo ci scrive: Jack, Harry, Leo sembra un meme. Prima, durante e dopo su qualcosa relativo ai capelli. Antonio Conte prima durante il trapianto e dopo, mi dissocio. Però detto ciò, allora sono le 13:40, caro il mio Morgan, faccio lavorare anche te, perché allora 02 49 42 8479 vi ascoltiamo rapidi ma indolori, vi ascoltiamo, quindi chiamateci pure su Juve Milan, su tutto quello che volete, Vlahovic eccetera. Io resto sulla formazione. Vai. Però mi sposto un po' indietro e chiedo prima a Jack, perché so che è un suo fan, e in realtà ti allego a ciò una dichiarazione anche del buon Carlo Pellegatti, che ha raccontato che Bartesaghi è molto apprezzato all'interno della società del Milan. Bartesaghi è fan di Jack? No, Jack è fan di Bartesaghi. Okay. Ma magari sì, ciao Davide che ci segue sempre. Esatto, ma è molto apprezzato all'interno della società Milan e anche dallo stesso Allegri.
al punto che in realtà domani, al di là del fatto che non ci sarà Stupinian, ma si poteva pensare, ipotizzare a uno spostamento di Saelemaekers eventualmente, in realtà no, dovrebbe giocare proprio Davide Bartesaghi, Jack. Sì, le opzioni erano diverse perché secondo me per il modo che ha di giocare si poteva anche valutare, pur consapevoli di togliersi qualcosa, ecco, un allargamento di Rabiot in corsia sulla sinistra, che è un ruolo che sappiamo che è in grado di fare, e voleva dire ovviamente lì andare a inserire o Loftus-Cheek o Ricci dal primo minuto. Invece probabilmente ci sarà chance per Bartesaghi, che a mio avviso, adesso so che sembra una castroneria, Vabbè, non ha fatto rimpiangere Stupinian quando è entrato contro il Napoli, nel senso che non sempre ha contenuto Politano, però Stupinian non l'ha contenuto mai, quindi complessivamente siamo lì. E è un giocatore che ha tanto margine, tra l'altro Pellegatti ha rivelato, visto che lo hai citato, oltre che piace molto dentro il Milan, che piace molto anche fuori dal Milan, perché sembra che ci saranno degli osservatori, degli scout dell'Arsenal allo stadium per seguire principalmente Davide Bartesaghi, nonché sicuramente altri profili. È un giocatore molto giovane che si ritrova, se non erro, mi viene da pensare la prima titolarità per quanto riguarda almeno la Serie A con il Milan, perché forse è titolare in Coppa Italia, esatto, con il Lecce. Invece però si tratta della prima titolarità in campionato, se non ricordo male, ed è con la Juve allo Stadium. Roba seria, roba grossa, considerando che da quella parte potrebbe essere attaccato magari da Conceição, che si allarga. Esatto, quello è un po' il tema. Avrà Kalulu su quella corsia, che in realtà per determinate cose è un avversario che ci può stare, perché è un avversario che ha più fase difensiva che offensiva, attitudine a difendere che ad attaccare, un po' come lo stesso Bartesaghi. Secondo me piace molto ad Allegri anche per il semplice fatto che Bartesaghi nasce più difensore che attaccante, a differenza di Estupinian, che abbiamo visto essere incisivo davanti ma lacunoso dietro. Harry, ti chiedo la stessa cosa. Stefano, nostro abbonato, ci dice: si sente un po' quel profumo, no? Sai, di plusvalenza, quella cosa. No, no, ma io non lo sto pensando io a questo, però dico, io mi immagino al quarto piano di casa Milan così. Sì, poi a parte gli scherzi, Estupinian, Bartesaghi, ad oggi tu chi metti? Al di là dell'espulsione, no, te la faccio così perché la batteria, la fascia sinistra, siamo sempre stati abituati da 5 anni ad avere un giocatore, punto, fine. Quest'anno ne abbiamo due. Infatti posso rispondere te o no, vero? No, non puoi rispondere Teo. Però come vedi Bartesaghi? Cioè poi al di là di... Non lo so, c'è qualcosa ancora che non mi convince di Bartesaghi. È molto giovane, poi deve migliorare tanto. E non lo so, mi sembra ancora che gli manchi un mezzo step di professionismo, ma non che lui non sia un professionista, no? Parlo proprio di anche magari di fisico, di come va a contrasto, di come va sui palloni. Coraggio, no? Sì, coraggio, un po' più di coraggio da pro. Ecco, mi sembra ancora un ragazzo della primavera che gioca con la prima squadra. Non so se rendo bene l'idea di questo discorso. Vorrei vederlo un po' più giocatore della prima squadra, punto. Capito? Cioè il Gabbia, ti faccio proprio l'esempio chiaro e pulito. Gabbia pre-Villarreal mi dava quell'idea lì, cioè del ragazzo della primavera che gioca con la prima squadra. Gabbia post Erasmus a Villarreal, che chissà Dani Parejo dove l'ha portato. Esatto. Mi sembra molto più giocatore della prima squadra. Ripeto, non so se è ben chiaro quello che ho in mente, ma è un mio discorso di questo tipo. No, ma guarda, ci può stare. Nel frattempo ringrazio Fabio Rizza che invia il primo abbonamento per salvare questa poltrona qua di Enrico Boiani. Ci proviamo. Grazie Fabio, ci proviamo. Vedremo. Io non vedo l'ora di essere alle 14 per vedere cosa succederà fuori da questo studio. Pensavo vedo l'ora di liberarmi di Enrico Boiani. No, ma lo conosco da 4 anni, guarda, non ve lo dico neanche. Un giorno vi racconterò di acqua sotto i ponti, e non solo sotto i ponti. Grazie Fabio, che regala l'abbonamento, lo vince Emilio. Mi raccomando Emilio, poi dopo ti dà anche la possibilità di poter partecipare appunto alla crociera con Radio Rossonera, ma non solo, rinnovalo quando scadrà il tuo mese. Grazie. Passo un po' alla Juve, nel senso che potrebbero esserci 2 assenze pesanti per loro, e voglio sapere da te, Jack, potrebbero,
sono in dubbio. Più no che sì, cioè più ci sono che non ci sono. Bremer e Thuram, più ci sono che non ci sono. sì. Ci sono tutte e due. È abbastanza probabile che ci sia. Quale Anzi, era più in dubbio Gatti rispetto Ecco, quale dei due a questo punto, ti rigiro la domanda, ti fa più paura? Non in fase offensiva, però Bremer quando è tornato... Bremer, nel senso che... Sì? Sì, perché Khéphren Thuram giocherà nella nostra zona più forte, ovvero il centrocampo. Mentre invece Bremer dovrà fronteggiare un attaccante che già di per sé è in difficoltà, che secondo me dovrà adesso cercare di uscire dalle sue difficoltà contro il più forte, parliamoci chiaro, per me senza dubbio, il più forte difensore centrale del nostro campionato. Non il miglior avversario per uscire da un momento di crisi realizzativa, certo. Anzi direi il peggiorissimo avversario. Però in realtà, cioè, il discorso vero di Bremer è che Bremer ha alzato il livello di tutto il reparto, perché ragazzi, Kelly quest'anno sta giocando secondo me bene, e Kelly l'abbiamo visto l'anno scorso, cioè si prendevano in giro da soli gli juventini per Kelly. Certo. Cavolo, quest'anno secondo me sta giocando veramente bene, e io credo che tanto di quel merito sia di Bremer. Khéphren Thuram è fortissimo, ma infatti difficile su Khéphren confrontarlo col fratello, però a mio avviso più forte. sono d'accordo. Cavolo, anche lui è tanta roba, però io lui penso che un Rabiot, un Fofana, magari insieme Lo possono in fermare. qualche modo puoi puntare a limitarlo. Harry, io so che tu invece avresti detto Thuram. Sì, perché è un giocatore troppo determinante. Cioè, è vero che è allo stesso modo Bremer lo è per la difesa, ma per me la Juve senza Thuram, la Juve con Thuram sono due squadre diverse proprio. Cioè, un giocatore che ha quella potenza, quella fisicità, quell'intelligenza Tattica anche, che sì. non è scontata in centrocampisti di quel tipo lì, no? Quante volte abbiamo visto i centrocampisti grossi, massicci, che fanno legna e buona, e quindi, cioè, pensate a un centrocampo con lui, Modric e Rabiot, cioè sarebbe una roba pazzesca. Sì, poi bisogna sempre vedere l'equilibrio, Harry. Però a proposito di però equilibrio, equilibrio è una roba, cioè un giocatore che ha entrambe le fasi, cioè lo vedi battagliare dietro, lo vedi buttarsi in avanti, andare addirittura a volte in serpentina. Ha fatto degli assist l'anno scorso in cui prendeva palla dalla linea di metà campo, tirava dritto fino in tre quarti, appoggiava filtrante e faceva un gol. Quindi determinante. A proposito di determinanti, eccetera, pazzesco. A questo punto faccio due domande brevi. Una a Jack e una a te. A Jack chiedo: contro la Juve si potrà palleggiare di più rispetto che con Napoli, secondo te? Un pochino di più, sì. Allora dipende chiaramente da come si mette la partita. Cioè, se dopo 20 minuti sei avanti, probabilmente no. A quel punto tenderei a fare un po' più una partita simile Napoli, dove sei andato avanti dopo 4? Sì, una cosa del sì, genere. pochissimo. Subito. In condizioni normali, su partita diciamo pari, 0-0 così, allora sì, perché comunque c'è meno gap tra le due squadre, e anzi se c'è un gap, a mio avviso, è leggermente in favore del Milan, a differenza che col Napoli. Certo. E soprattutto per un discorso di fiducia. Cioè, se tu arrivavi alla partita col Napoli in fiducia, ma il Napoli arrivava alla partita con te a 1000, qui tu arrivi allo Stadium con fiducia, la Juve un po' meno, perché comunque viene da 4 pareggi consecutivi. Certo, la Juve è imbattuta ancora perché è riuscita a non perdere partite che aveva perso, tipo col Borussia Dortmund, dove al 93esimo perdeva 4-2. Non l'ha persa, ha fatto 4-4. Ha vinto anche con l'Inter, tra l'altro. Certo, magari una non partita in cui comunque al 90esimo stavi 3-3 e alla fine Azic ha trovato il coniglio. Harry, invece a te chiedo molto rapidamente, a proposito di attaccanti, visto che ci sarà Bremer, ne abbiamo parlato, non sarebbe stato meglio optare per Nkunku, che non dà punti di riferimento? Ci può stare come idea, il punto secondo me è sempre quello, cioè con un Leao che ha 10, 15, 20 minuti di autonomia in campo, tu ti affidi poi, cioè parti Pulisic con Q, no? Chi ti cambia la partita dopo? Quello io dico, cioè partirei come sei partito contro il Napoli, perché io vi ricordo che al primo tempo, se non succede che Fofana tecnicamente è Fofana, sono 3, o che appoggiava o aveva una mira un po' migliore, sono 3 ai campioni d'Italia. Vai a snaturare quella squadra lì?
Non ha troppo senso. Sono particolarmente d'accordo con te. A proposito di essere d'accordo con me, cari i miei ascoltatori, sì, cerco i link, ma scusa, adesso allora te lo faccio fare a te, visto che tu guidi, fai. Ti piace guidare, eccetera. Okay, chiaramente tu, come tutti quelli di Radio Rossonera, ma anche voi, montano gomme Kumho-Tire, le gomme dei veri tifosi del Milan, perché chiaramente la passione per il calcio, quella vera, non finisce al fischio finale, ma la porti tutti i giorni con te anche al volante. Lo stesso spirito che ti fa esultare per un gol all'ultimo secondo, ma che ti fa anche vestire rossonero ovunque tu vada, e quando sei in macchina vuoi avere il controllo, la tenuta giusta per affrontare ogni curva, come un terzino che affonda sulla fascia di San Siro. Che dire, andate sul sito di Kumho, lo sapete già, siamo partner da diverso tempo, eccetera, eccetera. Arriva il periodo di cambio gomme. Arriva il periodo di cambio gomme, adesso arriva l'inverno, quindi mi raccomando. Nostri amici, quindi. Nostri amici, chiedete al vostro gommista di fiducia delle gomme Kumho-Tire, eccetera, oppure andate sul loro sito. Torniamo da noi. Ultimo tema che vi apro. Telefonare comunque per questa puntata, sì, sono un po' timido. Perché non Morgan ci si è aperto in regia dicendoci: oh, ma io sono qui da solo, nessuno mi fa compagnia. Sì, esatto, ho detto, ma non chiamano oggi Chiamate perché voglio almeno per rispondere al salutare. telefono. Esatto. Morgan sta lì nel suo stanzino, sta benissimo lì da solo. Ma non salutate, chiamate per salutare però Morgan. perché l'eloquio di Giacomo Mirandola, Enrico Boiani, Fate anche due eccetera, parole spettacolare, esatto, dai. Chiamateci 0249428479. Tomori gioca, ci chiede più no che sì. Più no che sì. Esatto, più De Winter che Tomori. No. Scusate se riesco a non morire. L'ultimo tema è il ritorno di Max Allegri allo Stadium, il ritorno di Adrien Rabiot allo Stadium. Anche il Coni De Winter. Sì, ho capito, è un tema. Ma abbiamo detto che è Gaza Press. Esatto, Gaza Press, bisogna parlare di giocatori che gasano, Allora, allenatori che gasano. Chi ti prendi? Rabiot o Allegri? Cioè, che mi racconti? Dai, visto che è l'ultimo, Sì. fai scegliere Harry, io prendo quello che non prende Harry. Dai, lui Visto che è l'ultimo. il ritorno di Max. Prendo Max. Come la vivrà? Ha detto un po' emozionato. Ne ha fatte tante da una parte e dall'altra, ne ha vinte tante da una parte e dall'altra. Non ne ha vinta una da questa parte che doveva vincere, ricordiamo tutti com'è andata. Ahimè, nel 2011-12, anche se era Milan-Juve e non Milan, e quindi sicuramente, ecco, io sono, sai perché sono più tranquillo? Perché caspita, ne ha giocate 1000. Non viene dal Portogallo, con tutto il rispetto, certo. Non viene dalla Francia, non viene dall'Olanda, sto allenatore che deve scoprire che cos'è il calcio italiano, cosa sono i big match, i tifosi, tutto. Ne ha giocate 1000 di Juventus-Milan, Allegri, da una parte e dall'altra, le ha vinte, le ha pareggiate, le ha perse. Sa come si affronta una partita del genere, è quello che a me piace avere un allenatore come Allegri. Tanto ma non è che ci siamo svegliati adesso, da quanto tempo è che diciamo, forse dal subito post Pioli, bisogna ripartire da un allenatore esperto, o Conte o Allegri o Conte. Conte non l'hai voluto, è andato al Napoli. Allegri non l'hai voluto, hai fatto altro anche dopo l'esonero di Fonseca, e finalmente forse l'hai capito e finalmente Tare è riuscito ad andare a prenderlo. Vengo da te dopo la telefonata che abbiamo, Jack, perché è la prima telefonata della giornata. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Davide. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao ragazzi. Niente raga, io volevo dire che era da tanto tempo che il Milan non era così superiore alla Juventus. Cioè io in ogni ruolo mi prendo il giocatore del Milan, tranne magari che so, un Cambiaso, magari lo metterei al posto di Bartesaghi, però del resto ragazzi abbiamo una squadra troppo più forte della Juventus. Detto questo, io ho tantissima paura che questa partita la specchiamo, perché vedo c'è troppa euforia. I giornali in Italia si sa ragazzi, c'è dalle stelle alle stalle in un attimo, quindi magari perdiamo contro la Juventus, è tornato il vecchio Allegri, la Juventus è il top. Capite meglio di me come funziona in Italia purtroppo, no? Detto questo ragazzi, una provocazione. Il Milan non gioca in Champions e questo oramai quest'anno l'abbiamo capito. Se il Milan fa un filotto di 10 partite, 10 vittorie, diciamo, contro le squadre di seconda categoria, no? Però perdiamo il derby
però facciamo tipo un filotto di 10 vittorie consecutive che sarebbe una striscia positivissima. E però perdiamo il derby, voi ci mettete la firma, perché secondo me subito. lo scudetto passa da là. Subito. Adesso ti rispondiamo anche noi, Davide. Ciao Davide, grazie buona mille. giornata. Ciao, Ragazzi, Forza Milan, vinciamo domenica. Dai. Ciao. Ormai la mano resta Ormai Ragazzi, gesti- che prurito questa telefonata, Ormai incredibile. non ho fatto un gesto apotropai, sono diventato io apotropai. Tutto apotropai. Sì, firmo. Firmo. Oggi col sangue. Firmo. Allora, dopo questa firma, volevo leggere il messaggio di Tony, che tra l'altro invito ovviamente ad abbonarsi. Ci dice però: ha messo like, un abbraccio, eccetera, eccetera. Domanda a tutti e tre. La Juve recupera Thuram e Bremer, eccetera, ma quanto influirà la partita della Champions League sulla forma fisica, insomma, sulla prestazione della Juve? Telegrafici 1 e 2. Per un po', confido che un pochino incide, è stata una partita impegnativa, tosta, fisica. Harry? Ma non credo più di tanto. Onestamente. È ancora presto, dici, prima di sentire le scorie, le Sì, fatiche poi la Juve della ha fatto una preparazione strana col mondiale per club. Per me è tutto un po' casuale in questo momento qua. Cioè, può essere che domenica corrano il triplo, può essere che c'è una lingua di fuori. Non lo so, non penso che incida molto. Tony, allora ti ho fatto un assist, quindi mi raccomando, ti devi abbonare. Allora, tu hai parlato del ritorno di Max. Jack, ti chiedo del ritorno di Adrien Rabiot. Cavallo pazzo, vagabondo. Sono 1000 cose. Vagabondo. Allora, sappiamo che a tutti piace piangere sul latte versato, che tutti anelano ciò che non hanno, oppure come si dice, che ti rendi conto di quanto contavano per te le cose, le persone, i grandi amori solo quando li hai persi, e quindi si è passati dagli allegri out a adesso tutti gli juventini che io so che piangeranno, che lacrime, fanno le compilation con destri di gazzelle. Esatto, cioè, a quei momenti lì con Max che lancia la giacca. Io credo che sarà così anche per Adrien Rabiot, che è andato via, non dico cacciato dai tifosi, perché i tifosi non hanno mai del tutto abbandonato, però comunque è andato via e i tifosi non si sono tanto strappati i capelli, ma perché come mai? allora fuori Rabiot dentro Coppa Mainers sembrava sembrava un upgrade serio. Purtroppo poi la realtà empirica ha dimostrato che no. Bello, bravo. Che non è proprio fuori tutto all'ultimo. Oggi ha dato tutto. Cioè, prima con la camicia un disastro, dopo bravissimo. Sì. No, ma Harry, allora ti chiedo, sempre su Rabiot, e ringrazio Tony che dice che lo farà domani. Grazie Tony per l'abbonamento di domani. Cosa ti volevo chiedere? Ah sì, su Rabiot, ma è sempre stato questo, oppure i tifosi della Juve avevano anche un po' ragione a non apprezzarlo così tanto? Cioè, io mi ricordo un Rabiot dominante in alcune partite, un Rabiot con la spina staccata in altre. Forse un po' quello. Forse alla Juve era un po' finito il ciclo di Rabiot alla Juventus, cioè non so come dirlo, era partito molto bene Rabiot, cioè ha avuto una partenza graduale, ha raggiunto un picco importante, poi si è andato un po' a intermittenza. Questi ragazzi hanno anche bisogno magari di motivazioni nuove, di cambiare aria, di vedere nuove facce. Cioè, quando fai 3, 4, 5, 6 anni in un posto, magari a una certa dici vabbè, soprattutto nello sport, dico vabbè, magari cambio aria, magari vado in un'altra squadra, altro campionato, altro paese, no? Quindi secondo me è anche quello che gli dà nuova linfa. Poi è ovvio che ha fatto un anno a Marsiglia clamoroso. Quindi è cura De Zerbi. Magari anche quello, che ne sa, magari De Zerbi gli ha insegnato delle cose. Ha fatto un anno molto bello, torna qua, ritrova letteralmente il suo padre calcistico, e quindi 1+1 fa 2. 1+1 galoppo. Marsiglia ha imparato tanto, Montante, Gano. Sì, esatto. Guardiabox. Abbiamo un minuto, ma proprio, anzi 30 secondi per la chiamata 20, di adesso. Pronto? 29, 28, 20. Vai. Pronto. Ciao Enrico Boiani Sì. Antonio, dici cosa hai mangiato? Oggi pasta e ceci, pomodoro in insalata. È molto leggero di venerdì, perché stasera che è venerdì, non è venerdì. Sì, è venerdì. Stasera si macina, Antonio.
Sì, stasera si alza il gomito. Ciao Antonio, ti abbraccio. Va bene, Ciao Anto. Tra l'altro, se Tanto posso, Antonio un saluto a Enrico Bogliani, un saluto a Leonardo Menini. Ciao Ciao Antonio Antonio Guarro, un No, piacere. esatto. Tra l'altro, Jack, se posso, pasta e ceci. Cioè, buona, so che è tradizione Carbo più proteine. Da me più pasta e fagioli che pasta e ceci. forse va. preferisco pasta e fagioli. Vero? Ma più pasta e fagioli. Sì. Il ristorante La Maria a Pesaro fa pasta Eccola e lì, fagioli. esatto. E con questa fagiolata, La Maria a Pesaro, un saluto. con questa fagiolata, possiamo anche chiudere qui. Perché? Perché alle 16 abbiamo il talk e perché poi, ragazzi, inizia il weekend e inizia l'avvicinamento, la vigilia, la conferenza. Noi ci siamo, chiaramente ve la riportiamo sui nostri canali social, sul nostro sito, eccetera, eccetera. Usciranno sicuramente dei contenuti anche qui su YouTube. Ecco, Parlacene, tra pochi raccontaci. minuti su Instagram preparatevi che sì, è vero, una figata. Giacomo Mirandola ci ha fatto la top 11 Juventus-Milan combinata. Chi avrà scelto e soprattutto chi scegliete voi, venite a scoprirlo e a dircelo. E scrivete chi preferite, se ha avuto ragione, se ha avuto torto, dite qualcosa sulla camicia per favore. Soprattutto venite a difenderci, che in quei video lì poi arrivano gli juventini, dimmi che sei un milanista senza dirmi che sei... Va bene, io non vedo l'ora. venite anche voi a difenderci. Sì, perché sono lì che si sconvolgono perché dico che Maignan è più forte di Gregori. Ok, sì, quello era abbastanza evidente. Comunque, grazie a tutti quelli che si sono abbonati oggi, a chi ha regalato gli abbonamenti, grazie a Stefano, a chi ha donato, grazie Carlo e tutti gli altri, quelli che hanno donato per far sì che Giacomo si togliesse la giacca. Enrico, mi dispiace, oggi è la tua ultima Vabbè puntata ragazzi, qui. io vi saluto, è stato un piacere lavorare a Radio Rossonera. Però collegatevi al talk alle 16 per vedere se è ancora qui, se ha un occhio nero, esatto, qualcosa del genere, se è un po' mogio. Grazie Giacomo Mirandola, è sempre un piacere. Grazie a te, grazie Henry, grazie Morgan, grazie a tutti voi. Appuntamento a tutto il resto del palinsesto e ovviamente il post partita di domenica sera, post Juventus Milan, con collegamento dall'Allianz Stadium, e chiamo Milan lunedì per parlarne. Perfetto, hai detto tutto. Grazie Morgan che in regia ci ha preso le telefonate e ci ha permesso di andare in onda. Un saluto anche da parte mia, buon weekend a tutti, ciao. L'inverno è un viaggio, vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora, come tutti i giorni, ore 13. Per fare tanti gol.